3 mesi in un paese sono davvero pochi per capirlo fino in fondo, per quello servirebbero degli anni, ma sono sufficienti per comprendere come quel paese fa sentire noi. Qualcuno lo chiamerebbe energia, qualcuno emozioni e qualcuno affinità. Non so quale sia la parola giusta. Quello che so per certo è che l'Australia, fino in fondo, non l'abbiamo di certo capita. Ma ha lasciato un segno indelebile dentro di noi in questi 3 mesi che ci è bastato per riflettere su chi siamo e da che parte vogliamo stare. Alla fine di ogni capitolo si fanno riassunti, oggi però vogliamo fare qualcosa di completamente diverso, perché la ciliegina sulla torta della nostra avventura australiana è arrivata proprio quando meno ce lo aspettavamo. Sedetevi comodi perché oggi insieme facciamo un viaggio che va indietro di secoli, si perde in un sogno e si ritrova smarrito nel presente. Ok, Angela? Sto litigando con la tenda stamattina. Ma rotola. Non riesco, aspetta, ma vedi che c'è il vento, non riesco a chiudere. Stanotte abbiamo dormito al nostro parco di fiducia, qua c'è già un sacco di gente in giro con i cani e sono le 6:30. Paolo è già nella sua posizione, il rumorino che ci dice che sta accendendo il caffè, dose quotidiana di caffè molto necessaria stamattina, visto che ha ancora gli occhi chiusi, direi che è ora di cominciare. Buongiorno. Dopo qualche sorso di caffè, ragazzi, si può iniziare a ragionare finalmente stamattina. Oggi è un giorno speciale, non solo perché qui è festa nazionale, ma anche perché Angela sta bevendo il caffè, visto che lei non lo beve mai. Direi che è più importante la prima parte, però, cioè che è festa nazionale oggi. È un giorno importante oggi per la storia proprio dell'Australia. E quindi andremo a vedere in centro cosa succede. Dovrebbero esserci manifestazioni, concerti, spettacoli, ci sono anche dei fuochi questa sera, quindi un sacco di cose da fare oggi. Vogliamo andare a scoprire come vivono gli australiani quello che è chiamato l'Australia Day. Comunque, ragazzi, in questo momento noi stiamo occupando una macchina che praticamente non è più nostra perché l'Orietta è stata venduta. Dovremo salutarla a breve. Al momento ci siamo ancora noi perché per qualche giorno appunto rimarrà con noi. La ragazza ci ha dato una caparra, abbiamo già raccontato tutto nel video precedente e quindi tra qualche giorno si finalizzerà, diciamo, la vendita e dovremo lasciarla ufficialmente, purtroppo, e riabituarci anche a tutta una nuova fase che sta arrivando. Siamo venuti in questo quartiere che si chiama Subiaco, abbiamo parcheggiato l'Orietta lì dietro. Oggi, chiaramente, essendo giorno di festa, si può parcheggiare dove si vuole gratis e da qua prendiamo la metro e andiamo verso il centro. Subiaco è un bel quartierino e infatti ci sono queste casette molto belle da fuori. In questo periodo ci sono ancora tutti i mezzi pubblici gratuiti con la carta che già abbiamo fatto quando siamo venuti l'altra volta aperto, e quindi adesso andiamo verso il centro, dobbiamo scendere da quel lato. Sì, in effetti l'abbiamo perso, dobbiamo aspettare ancora un po'. Io intanto sto testando il nuovo cappello di Angela che mi sta molto bene. Oh, thank you very much. Ragazzi, è appena successa una cosa. Praticamente la signora è passata e ci ha fatto un dito medio perché ha visto che stavamo facendo il video. C'era un'altra signora con lei, allora io le ho detto che ci dispiace per quello che è successo qui in Australia per la questione degli aborigeni. Loro sono persone aborigene e stanno andando dove stiamo andando anche noi oggi, visto che oggi è l'Invasion Day, cioè il giorno dell'invasione, che in realtà viene festeggiato dagli australiani come giorno della nazione, e loro stanno andando dove stiamo andando noi. E io ho detto all'altra signora che stava invece con la ragazza che ci ha fatto il dito medio, lei ci ha chiesto scusa e io ho detto anche io vi chiedo scusa per quello che è successo in Australia contro di voi. E allora lei si è sciolta subito e mi ha abbracciato. Ci sono enormi ferite in Australia, ci sono delle enormi ferite. Comunque ecco, prima che succedesse la cosa che non dimenticherò mai dell'Australia, io stavo provando il cappellino di Angela. Ebbene sì, questo è stato sicuramente il momento più toccante per noi qui in Australia, ma come siamo arrivati fino a qui? Torniamo indietro solo di qualche secolo, anche se dietro l'immagine moderna dell'Australia c'è una storia complessa che inizia migliaia di anni fa.
Nel 1606 un esploratore olandese è il primo europeo a mappare la costa australiana, ma è solo nel 1770 che il capitano James Cook, durante il suo viaggio nel Pacifico, rivendica ufficialmente la terra per la Gran Bretagna. Cook durante il suo viaggio approda sulla costa orientale, nella zona che oggi conosciamo come Sydney. Ma l'Australia non era vuota, era abitata da un popolo che aveva vissuto su queste terre per oltre 50.000 anni, gli aborigeni australiani. La storia degli aborigeni australiani inizia con la migrazione dall'Asia sud-orientale, attraversando lo stretto di Torres, cioè quel piccolo tratto di mare che divide l'Australia dalla Papua Nuova Guinea. Non oso immaginare come fosse l'Australia allora, visto che la natura è ancora inospitale dopo tutti questi anni. Nel corso dei secoli gli aborigeni però appresero le tecniche necessarie per sfruttare le risorse naturali presenti e sopravvivere in un luogo così inospitale. Non si sa moltissimo dello stile di vita degli aborigeni del passato, quello che però si conosce per certo è che avevano uno stretto legame con la terra e la natura e una visione del mondo molto spirituale. Racconti tramandati per via orale parlano di un dream time, tempo del sogno, in cui tutto il mondo si è creato. Esseri ancestrali, generalmente rappresentati come creature gigantesche con forma di animali, camminando, cacciando, danzando o semplicemente sedendosi per terra, hanno dato vita alla terra, agli esseri viventi e alle leggi naturali. Le montagne, il mare, le rocce, i laghi sarebbero tutti segni del passato di queste creature mitologiche e manterrebbero uno speciale potere chiamato dagli aborigeni il sogno. I sogni per gli aborigeni sono infatti uno strumento fondamentale per comunicare con gli antenati, per fare previsioni o capire le cause dietro eventi negativi. Ma arriviamo al momento di svolta nella storia di questa Australia. È il 1788, il governo britannico decide di stabilire una colonia penale nell'emisfero meridionale. Una flotta di 11 navi cariche di prigionieri e soldati sbarca nel porto di Botany Bay, vicino a quella che oggi è Sydney. Questa data segna l'inizio della colonizzazione europea dell'Australia. Il motivo per cui gli inglesi decisero di stabilirsi qui è che la Gran Bretagna stava affrontando un sovraffollamento delle sue prigioni e cercava un nuovo territorio dove deportare i suoi prigionieri. I coloni britannici iniziarono a occupare terre che da millenni appartenevano agli aborigeni, togliendo loro il sostentamento. Gli aborigeni furono massacrati, ghettizzati e sterminati e tutto questo, unito alle malattie portate dagli europei, fece sì che il loro numero diminuisse del 90% nel giro di circa 200 anni. Nel Novecento si verificarono anche moltissimi episodi di separazione forzata dei bambini dalle famiglie, una pratica drammatica che ha prodotto una generazione perduta per la quale il governo australiano si è recentemente scusato. A partire dal 1967, nella Costituzione australiana vennero inseriti gli aborigeni come persone di pari diritti, mentre soltanto nel 1992 venne abolito il terra nullius, cioè la terra di nessuno, che permetteva agli inglesi di sfruttare le terre australiane non riconoscendo che i territori erano già stati abitati dagli aborigeni. In questo quadro storico schematizzato il più possibile rientra quell'abbraccio che assume tutto un altro significato, così come quello che stiamo per vivere. Oggi in Australia si festeggia ufficialmente quello che è chiamato l'Australia Day, che coincide con la data in cui nel 1788 una nave inglese arrivò in questa terra. Per alcuni questo segna l'inizio della storia moderna di questo paese, per altri invece segna proprio l'inizio di una fase buia, nera e davvero distruttiva. Ne abbiamo parlato in vari video di quello che è successo con la colonizzazione, la distruzione che ha portato e quello che ha voluto dire per gli aborigeni. Oggi restano pochissimi aborigeni in tutta l'Australia e questo giorno loro lo chiamano appunto Invasion Day, il giorno dell'invasione, e oggi qui nel centro di Perth tra poco si tiene una manifestazione e si vede già la bandiera che sventola, quella bandiera rossa-nera con un puntino giallo al centro è proprio la bandiera degli aborigeni. C'è un grande dispiegamento qua di polizia sia in macchina che addirittura in bicicletta. E chiaramente è un momento abbastanza delicato questo, sicuramente per la città, ma per tantissime città in Australia, perché quello che accade oggi qua succede in tutte le principali città dell'Australia. Sono rapita dal suono del didgeridoo che sta suonando il signore qui davanti a noi. Dietro c'è poi il fumo dell'incenso che viene bruciato, delle foglie. Ha questo suono molto basso, profondo, no? E tutto attorno ci sono degli striscioni, le persone indossano magliette, sono tutte persone comunque che sono coinvolte nella lotta degli aborigeni per riavere le proprie terre, riappropriarsi di quello che è loro. È sempre stata e sempre sarà la terra degli aborigeni.
questo giornale appunto parla del fatto che non bisogna celebrare il genocidio, perché questo è quello che è successo qui in Australia con l'arrivo degli inglesi. Una delle motivazioni che spinge le persone a essere qui oggi, il motivo per cui anche protestano, è perché chiedono al governo di cambiare la data, perché non è possibile che l'Australia Day sia un giorno che per qualcuno in realtà è stato un giorno drammatico, quindi dovrebbe essere un giorno per festeggiare per tutti quanti, non solo per una parte della popolazione. E devo dire la verità, ragazzi, in questi mesi in cui siamo stati in Australia per noi è stato molto difficile essere qui, perché sentivamo sempre che c'era qualcosa che non andava, qualcosa di sbagliato, anche perché quello che qui è successo 200 anni fa in alcune parti del mondo succede anche oggi, e questo si ricorda anche in questa giornata. Due popoli diversi ma uniti da questo stesso destino di colonizzazione e genocidio. Ragazzi, siamo appena tornati dalla manifestazione e devo dire che ha toccato delle corde, perché entrambi ci siamo commossi. Cioè, mi sono trovato lì davanti mentre c'era questa musica e queste persone che parlavano delle difficoltà e dei problemi che hanno affrontato e continuano a affrontare. E poi dopo l'abbraccio di prima alla stazione della metro, sinceramente a un certo punto sono un po' scoppiato. Sì, è stato difficile, devo dire, trattenere le lacrime, tanta gente era emozionata, perché comunque tu ascolti questi racconti che sembrano sempre una cosa lontana da te, no? Qualcosa che è successo secoli prima, persone che non hai mai visto, conosciuto, quindi ti sembra una cosa lontanissima, invece ti trovi lì in mezzo a questa storia che ancora oggi è una storia attuale, perché comunque le popolazioni indigene ancora oggi soffrono per moltissimi motivi, ci sono ancora delle ingiustizie sociali e quindi c'è ancora tanta strada da fare. Alcune leggi in Australia sono state tolte nel 1992, nel 75. C'erano leggi razziali fino al in 75 c'erano le leggi razziali, perché si voleva fare di questo paese un paese bianco e britannico, quindi chi non rispettava queste caratteristiche era tagliato fuori. E con le spinte internazionali poi si è cambiata questa cosa, quindi stiamo parlando di cose molto recenti e attuali, e sono ancora attuali oggi, quindi trovarsi in mezzo a una manifestazione del genere, c'erano un po' di persone, per fortuna in tutto il paese, in tutte le città ci sono queste manifestazioni e quindi le cose cambiano ma molto lentamente, solo se tutti insieme si spinge verso questo cambiamento. Si è parlato di una cosa, poi in particolare si è parlato proprio del razzismo. Questa parola è stata detta diverse volte, ancora è presente, ancora è molto presente, e c'è un razzismo che è una cosa veramente che io faccio veramente fatica a spiegare, da parte di chi è venuto dopo nei confronti di chi c'era prima. Sì. Un razzismo all'inverso che è difficile veramente da comprendere, da spiegare, eppure esiste, è vero, e questa cosa fa male, e l'abbiamo detto, si sono anche legate due cose, la sofferenza di due popoli diversi, quindi quello degli aborigeni e quello per esempio dei palestinesi oggi nel 2025, e quindi sentire queste storie, affrontare questi temi, vedere la sofferenza negli occhi di queste persone che lottano per qualcosa che tutti dovremmo avere, cioè la libertà e i diritti dell'essere umano, quelli basilari. Tutto ciò non è scontato, non è scontato per niente, non lo era prima e non lo è neanche oggi. Quindi questa cosa un po' veramente oggi si è fatta sentire e sono argomenti veramente tosti, pesanti. I've been here from the beginning and I will be here until the end. I come from the dream time and forever will descend. Allora, questa festa poi si articola in due parti diverse, perché comunque resta una festa per gli australiani a tutti gli effetti. Abbiamo letto anche notizie che comunque è vero, c'è chi vuole cambiare il giorno perché dovrebbe essere una festa per tutti, non solo per una parte della popolazione,
e invece c'è chi è convinto che sia giusto così, che debba rimanere questa data da celebrare, da festeggiare. C'è un po' di vento. Sì. Quindi in città oggi nella serata faranno anche dei fuochi d'artificio e degli Super spettacoli, concerti, quindi andremo un po' a vedere anche com'è quest'altra parte di questa celebrazione oggi. Ci siamo spostati in questo parco, ragazzi, dove in questo momento stanno facendo un concerto con danze e balli aborigeni. In questo momento stanno suonando. La festa qui è sostanzialmente divisa in due parti diverse. La prima parte dove c'è una ricelebrazione di tutto quello che sono le tradizioni aborigene, ma anche messe in chiave moderna con tutte queste danze, e dall'altra parte invece una fiera vera e propria dove ci sono le bancarelle, i giochi per i bambini, i go-kart, le giostre, e sono proprio una accanto all'altra, sembrano due spazi separati, tutti nel centro della città. Ci siamo, ragazzi, è l'ora del tramonto e qui stasera ci sarà uno spettacolo dei droni e anche fuochi d'artificio, quindi ci sarà un mega spettacolone e infatti c'è un sacco di gente qua che si è posizionata da ore e ore in prima fila per vedere tutto lo spettacolo, e facciamo addirittura fatica a trovare un angolo dove metterci seduti magari sul prato, perché veramente è tutto occupato. Forse ce l'abbiamo fatta, dai. Abbiamo trovato una strisciolina di erba libera, ci siamo infilati. Al momento sono questi droni che si stanno muovendo nel cielo, sono un po' pochini, vediamo se la cosa si fa un pochino più interessante. È partito finalmente, ragazzi, abbiamo le due bandiere, la bandiera australiana e quella aborigena accanto insieme. Questa è la formazione dei droni. Ed eccolo che è arrivato il canguro adesso, il simbolo dell'Australia. Questo probabilmente è l'uccello famoso d'Australia, il come si dice? Cacatua? Forse. È stato molto bello, c'erano vari animali, hanno fatto le figure di vari animali. Prima scherzavo. È stata una giornata dolce amara, tantissimo. Sì. È cominciata con delle lacrime, poi è finita invece con questi bei fuochi, in un'atmosfera comunque molto tranquilla. C'erano un sacco di persone da tutte le parti del mondo, tantissimi turisti, e un'atmosfera bella c'è stata anche
anche dopo la manifestazione di oggi che ci ha toccato veramente nel profondo. Sicuramente sono momenti che non dimenticheremo mai e ci pensavamo anche un po' a tutto quello che è successo in questi 3 mesi in Australia e devo dire che sicuramente dal punto di vista umano questa è l'esperienza più forte che abbiamo fatto in questo paese. E visto che noi siamo sempre un po' alla ricerca di questo, no? Dell'umanità, del stile di vita, della cultura, di quello che c'è proprio all'interno del paese, poter fare questa esperienza oggi ha aggiunto qualcosa a tutto questo viaggio che abbiamo fatto in questi 3 mesi. Quindi sì, sicuramente è una giornata che lascerà il segno e noi da qui, proprio dal centro di Perth, vi salutiamo. Siamo proprio nella via centrale, questa è una via turistica famosa, si chiama London Street se non sbaglio. Sì, vabbè, qualcosa di sì, qui siamo proprio nel cuore di Perth. Quindi ragazzi, alla prossima! Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima ragazzi! Ciao!